Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Stamattina ho un'intro innovativa, ovvero solo da solo, e l'intro la sto facendo a fine dell'alba. È una pescata molto frettolosa, sono venuto di sabato mattina a fare l'alba e poi ho delle commissioni da fare e quindi dovrò rientrare molto presto. È andata molto bene perché ho già preso un barracuda di buona taglia con lo stilo joint di 210 e un alletterato piccolo con il Pelagus 75. Siccome ho ancora un po' di tempo continuerò a cercare, perché ho visto che ci sono delle mangianze, ci sono gabbiani in lontananza. Le mie 2-3 ore di fuoco me le godrò al massimo. Potrebbe sembrare una situazione bellissima perché ci sono 1 miliardo di gabbiani veramente, però in realtà è molto difficile questa situazione perché non sono appallati pesci, non ci sono branchi di mangianza in superficie, quindi dobbiamo aspettare e cercare il gruppo giusto di gabbiani, che probabilmente sono quelli più compatti tra loro, e aspettare che vengano sui predatori. Probabilmente si tratta dei soliti alletterati di piccola taglia che ho trovato un po' di tempo fa, ma insomma va bene tutto per divertirsi. Ne sto approfittando anche per provare una nuova canna, la Fioretto Speciale MX. Sto pescando con la 25 grammi e un Twin Power 4000 che la bilancia perfettamente. Tutto leggero per esaltare al massimo il combattimento con questi piccoli pelagici. Allora, il problema con questi pesci è sempre la velocità, perché molto spesso infatti appaiono pochi secondi, poi scompaiono, quindi bisogna essere sempre pronti a catapultarsi sulla mangianza senza ovviamente montargli sopra e sperare che durino quel secondo in più per farci fare un lancio. Sicuramente il fatto di essere da solo non aiuta per vederli, perché ho soltanto 2 occhi, io sto guardando dei gabbiani davanti, nel frattempo si stanno appallando dietro, quindi terrò sotto controllo la situazione stando sempre pronto a partire. Quello che ho fatto in questo momento è stato avvicinarmi molto lentamente a dei gabbiani che erano posati, tutti appallati, compressi tra di loro. E quello che è successo è che appena si sono alzati, le acciughe sono venute a galla e sono venuti sugli alletteratini, che adesso proverò a prendere. Molto difficile, perché ne viene su uno ogni tanto. Però vediamo se il Pelagus recuperato veloce. E poi si sparpagliano. Eccolo, attenzione, preso. Eccolo qua. Si sparpagliano, però vedi, usando un recupero veloce, spesso questi pesci vengono proprio in cattiveria e attaccano da sotto l'artificiale. Allora, sono pesci piccoli, però sono veramente divertenti. E la... Poi con un'attrezzatura così leggera il divertimento è veramente raddoppiato, spettacolare. Ecco qua. Questo ha tirato un po' meno di quello di prima, però adesso si sta facendo valere. Dai. Nel frattempo stanno tornando a galla, quindi appena lo tiro su, lo libero e spero di riprenderne un altro. Il problema è che non ne vuol sapere di venire a galla. Eccolo.
Eccolo qua, piccolo alletterato preso col Pelagus 75. Adesso lo liberiamo. Guardate cosa ha vomitato l'alletterato, delle minuscole sardine. Queste sono sardine, non sono né acciughe né altri pesci né bianchetti, sono minuscole sardine. Impressionante come già piccole così siano riflettenti, sono veramente degli specchi questi pesciolini. Bello. È pronto per il rilascio, ripartito. Ovviamente me la sono gufata, sono andate giù, adesso mi tocca aspettare. Come potete vedere non ci sono pesci in superficie ancora, però di sicuro sono intorno, quindi sono ovviamente pronto a lanciare. E appena vedo un pesce a galla ci sparo un bel Pelagus subito, sperando che questo pescatore a traina non ci passi proprio in mezzo sparpagliando tutto, però d'altronde non si può essere sempre da soli. Tanto mi preparo perché questi gabbiani secondo me stanno girando molto bene. A volte in queste situazioni è meglio avere un attimo di pazienza e aspettare proprio di vedere i pesci piuttosto che farsi prendere dall'euforia, lanciare e poi magari perdere quel momento buono perché si sta recuperando per lanciare poi sulla mangianza che nel frattempo è venuta su. Quindi io preferisco aspettare, magari anche rinunciare a lanciare, ma lanciare quando sono sicuro di riuscire a far cadere l'esca in mezzo ai pesci. Ma sono pesci minuscoli questi. No, sono entrati su carene. Non ci credo. Vabbè, fa un lancio. Giusto per dire l'ho fatto. Questo è occhiato. Queste sarebbero per cappuccini fishing. C'è una mangianza d'occhiate. Ora ce lo porto una volta a prendere le occhiate dal gommone, basta dalla scogliera. C'è un bel agglomerato di gabbiani là dietro, lo vediamo io, e ora partoci. Ho visto molto lontano un bel branco di gabbiani, sono in un'altra zona, adesso mi sto catapultando su di loro. Speriamo di trovare qualche pesce. Eccolo! Ho ritrovato un branchettino di mangianza, credo siano sempre i soliti alletterati, perché a vedere dagli scoppi che fanno in superficie sono pesci piccoli, però belli testati, che hanno una forza. Sempre alletterato. Oh, ecco. Eccolo, ragazzi, qui non c'era neanche la mangianza. Spettacolo. E
Eccolo qua. Sono sempre loro. Era Gus 75 e un piccolo alletterato. Oh, è ripartito come un razzo. Ganzo. Eccolo. Sono veramente divertenti questi pesci, è una roba spettacolare. Nonostante la taglia, con attrezzatura leggera veramente si godono appieno ai combattimenti e tirano anche. Questo lo voglio provare a portare di più. Sentite che forza che ha. Buono. Bellino. Sempre lui, piccolo alletterato. Questo lo rilascio. Toh. Bene ragazzi, la giornata per me è finita, cioè la giornata è finita, diciamo, la pescata, perché sono le 8:40, adesso devo rientrare e devo essere sincero, mi sono veramente divertito. Questi pesciotti non li trovavo da un po' di tempo ed è sempre veramente divertente. In più, insomma, le catture sono state diverse, quindi non posso veramente lamentarmi e spero di avervi regalato qualche emozione anche attraverso lo schermo. Ci vediamo alla prossima, adesso manetta e si rientra. Ciao!